Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Questo è il cappello che realizzerò in questo video tutorial. La particolarità sta nella lavorazione della fascia, composta da 6 mattonelle con i colori alternati, lavorata separatamente dalla corona e dalla tesa. Per questo progetto ho usato il cotone filo di Scozia di filati 3 sfere, il numero 5 ed il numero 8 di colore cru lavorati insieme e sempre il numero 5 ed il numero 8 di colore turchese. Buona visione! Con i due fili messi insieme, il numero 5 e il numero 8, dobbiamo fare l'anello magico avvolgendo il filo attorno all'indice e al medio, facendo un piccolo incrocio, e con l'uncinetto numero 3,5 passiamo sotto al primo filo, agganciamo il secondo, facciamo una lieve torsione e chiudiamo il punto con il filo di lavorazione. All'interno dell'anello magico dobbiamo lavorare 10 maglie basse. 1, 2, 3 e 10. Tiriamo il filo corto per stringere il cerchio magico e, senza fare la chiusura del giro perché lavoriamo a spirale, facciamo direttamente un aumento nella prima delle 10 maglie basse e quindi 2 maglie basse lavorate nella stessa maglia di base, una e 2. Mettiamo il marcapunti nella prima delle 2, una maglia bassa singola, un aumento, una maglia bassa singola, un aumento, una maglia bassa singola e così per tutto il giro. Gli aumenti di questa corona saranno incolonnati. Questo vuol dire che ogni giro inizierà con l'aumento. Che verrà lavorato nella prima maglia dell'aumento sottostante. Quindi 1, e 1, 2. Rimettiamo il marcapunti nella prima delle 2. Adesso dobbiamo lavorare 2 maglie singole. Una e 2. L'aumento, due maglie basse singole, e così per tutto il giro. Iniziamo un altro giro. Facciamo l'aumento, una e una, 2, e rimettiamo il marcapunti. Adesso le maglie basse tra un aumento e l'altro saranno 3. Una, 2,
e 3. Un aumento e 3 maglie basse singole andranno ripetute per tutto il giro. Io adesso mi fermo perché sono tutti giri ripetitivi. Dal prossimo giro in poi le maglie basse fra un aumento e l'altro saranno 4, poi 5, poi 6, poi 7, 8, fino a quando avrò raggiunto l'ampiezza desiderata e quindi avrò terminato la corona. Ho terminato di lavorare la corona perché ho raggiunto l'ampiezza desiderata. Ha una forma perfettamente tondeggiante, come una calotta, una semisfera, e questo perché l'ho lavorata facendo solamente 5 aumenti per giro. Questo comporta però che la parte centrale, dove c'è l'anello magico, sembra che si sollevi un po', ma basta distendere e allargare la lavorazione e questo non si noterà più. Ho fatto questo disegno per spiegare come calcolare le misure per realizzare un cappello, partendo dalla misura della circonferenza della testa. In questo esempio ho scritto 55-56 centimetri, che corrispondono più o meno ad una misura standard di un cappello da donna. Per fermarci dal fare giri con aumenti e quindi per terminare la lavorazione della corona, ci occorre conoscere la misura del diametro. Leggiamo la regola matematica. C è la circonferenza, 55, diviso 3,14 il pi greco, uguale il diametro 17,51. Nel secondo esempio abbiamo un diametro di 17,83. Normalmente i decimali non contano, quindi la misura del diametro è di 17 centimetri. Ma questa misura è presa su una superficie piana. La corona di un cappello cloche ha invece la forma di una calotta, di una semisfera, quindi è curvata. Per questo motivo 17 centimetri non è sufficiente, dobbiamo aggiungere almeno un centimetro in più, 18, infatti qui io l'ho tagliato. Questo più 2 invece è riferito alla lunghezza della cloche, partendo dal centro del cerchio magico, scendendo lungo la corona e poi lungo la fascia. Ma questa misura vale soltanto per una cloche di base e basta. Io sto facendo un cappello con la tesa e quindi 2 centimetri li devo togliere perché verranno poi recuperati facendo i primi giri della tesa perché la allungano sulla fronte. Adesso dalla teoria dobbiamo passare alla pratica. Questa corona non ha una forma piatta ma a cupola, quindi non possiamo prendere la misura del diametro come se lo fosse. Allora facciamo in questo modo. La pieghiamo in due e partendo dal centro dell'anello magico misuriamo il raggio che è la metà del diametro. Abbiamo 9 centimetri, che per 2 fa 18. Dopo aver terminato la lavorazione della corona, ho un totale di 95 maglie.
Per il tipo di fascia che ho deciso di fare per questo cappello ho bisogno di 96 punti, quindi adesso farò un giro di maglie basse cominciando con un aumento. Togliamo il marcapunti e facciamo l'aumento nella prima maglia bassa dell'aumento sottostante. Una e due. Rimettiamo il marcapunti. Io continuo da sola, lavorando una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti. Dopo farò un altro giro sulle 96 maglie basse. Ci vediamo quando li avrò completati entrambi. Ho completato i 2 giri. La fascia di questo cappello sarà lavorata separatamente. Quindi sfilo l'uncinetto, tolgo il marcapunti e lo metto nell'asola. Per bloccarla, perché adesso metterò in stand-by la corona. La fascia di questo cappello è composta da 6 mattonelle, 3 di colore turchese e 3 di colore cru. Io ne ho già fatte 5, me ne manca un'altra e la faremo insieme. Per la lavorazione di questa mattonella useremo l'uncinetto numero 3. Facciamo l'anello magico. Chiudiamo facendo una catenella e ne aggiungiamo altre 2. Sostituiranno la prima maglia alta. All'interno dell'anello magico facciamo 2 maglie alte, una e una 2, una catenella e dobbiamo ripetere 3 maglie alte, una catenella per altre 3 volte. Quindi 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e una catenella. Tiriamo il filo corto per stringere l'anello magico e chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle. Non entrando nel centro dell'asola, ma prendendo tutta la catenella. In questo modo. Adesso 3 catenelle, 1, 2, la terza facciamola leggermente più lenta perché viene più facile poi entrare lateralmente. Dobbiamo fare il primo angolo della mattonella, quindi nel primo spazio dopo le 3 prime maglie alte del giro sottostante dobbiamo fare 3 maglie alte, quindi una, due e 3. Una catenella
e sempre nello stesso spazio altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Ripetiamo anche in questo spazio e in questo spazio. Ci vediamo quando dovremo completare l'ultimo angolo. Completati il secondo e il terzo angolo, dobbiamo fare il quarto. Quindi 3 maglie alte all'interno dello spazio, una, due, e 3, la catenella di separazione e 2 maglie alte, una e 2, perché la terza ce l'abbiamo già, è quella sostituita dalle 3 catenelle con cui abbiamo iniziato il giro. Dobbiamo fare la maglia bassissima, e se si è allineata alle 2 maglie alte. Iniziamo un altro giro facendo 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta. Poi, se guardiamo bene, sotto questo spazio abbiamo le prime 3 maglie alte che abbiamo lavorato all'interno del cerchio magico. Dobbiamo fare una maglia alta doppia in rilievo, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, prendendo quella centrale, quindi la seconda, scavallandola, quindi entrando da sotto lateralmente, uscendo lateralmente. Io per comodità piego il lavoro per chiudere le asole e le chiudiamo 2 per volta. Le prime 2, altre 2 e le ultime 2. Nello stesso spazio dobbiamo fare una maglia alta. Queste 3 catenelle così piegate verranno distese quando faremo la chiusura del giro. Adesso facciamo l'angolo. Gli angoli sono sempre tutti uguali. 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte nello spazio creato dalla catenella. Quindi una e l'ultima maglia bassa, scusate, maglia alta. Abbiamo fatto un altro angolo, 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Passiamo a questo spazio e dobbiamo fare una maglia alta, una maglia alta doppia in rilievo
come abbiamo fatto prima, quindi scendendo e prendendo la maglia centrale, entrando lateralmente e uscendo lateralmente, chiudiamo 2, chiudiamo 2, e chiudiamo 2. Scusate se ogni tanto esco fuori inquadratura. Un'altra maglia alta nello stesso spazio. Ripetiamo nello stesso modo fino a quando arriviamo alla chiusura del giro. Sono arrivata alla fine del giro, lo dobbiamo chiudere. Nella terza io l'ho già allentata, che viene più facile fuori dalla telecamera, e chiudiamo con una maglia bassissima. Ecco. Adesso iniziamo sempre con le 3 catenelle. 1, 2 e 3. Nello spazio subito accanto dobbiamo lavorare una maglia alta, una maglia alta doppia come vi ho fatto vedere, quindi non ve lo ripeto più, guardate soltanto. Ho dimenticato di aggiungere ovviamente il rilievo. Chiudiamo 2, chiudiamo 2, un attimo che manca un filo, purtroppo quando si lavora con 2 fili insieme ogni tanto uno scappa. E una maglia alta normale sempre nello spazio. L'angolo, al solito 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, 2 e 3, la catenella e le 3 maglie alte. Una, due e 3. Da questo lato adesso abbiamo 2 spazi in cui dobbiamo lavorare, 1 e 1, 2. La maglia alta, la maglia alta doppia in rilievo, chiudiamo 2, chiudiamo 2 e chiudiamo 2, e una maglia alta normale sempre nello stesso spazio. Ripetiamo questa sequenza anche in questo spazio, poi facciamo l'angolo e poi ripetiamo fino ad arrivare anche questa volta alla fine quasi alla fine del giro, perché da qui dobbiamo completare questa sequenza in questo spazio qui. Quindi
Ci vediamo qui. Ho lavorato l'ultimo angolo. Adesso in questo spazio dobbiamo fare una maglia alta, una maglia alta a doppio in rilievo, chiudiamo 2, chiudiamo 2 e chiudiamo 2. Non dobbiamo fare l'altra maglia alta perché ce l'abbiamo già, quella sostituita dalle 3 catenelle con cui abbiamo iniziato questo giro. Quindi dobbiamo chiudere. Questa volta però non chiuderemo con la maglia bassissima, ma nella terza delle 3 catenelle facciamo una maglia bassa. Proseguiamo facendo tutte maglie basse in ognuna delle asole delle maglie alte sottostanti. Una dopo l'altra. Arriviamo all'angolo. In questo spazio dobbiamo fare una maglia bassa, una maglia alta, e una maglia bassa. Da quest'altro lato. Sempre lavoriamo a maglia bassa. Facciamo attenzione perché facilmente la prima asola viene coperta da queste maglie lavorate all'interno dello spazio, quindi le spingiamo un po' indietro in modo da poterla prendere. Lavoriamo tutte maglie basse. Per tutto il perimetro di contorno, ricordandoci che in ogni angolo dobbiamo lavorare una maglia bassa, una maglia alta e una maglia bassa. Ci vediamo quando dovremo chiudere il lavoro. Ho completato il giro di perimetro di contorno della mattonella lavorato a punto basso. Adesso dobbiamo chiudere il lavoro. Ho già tagliato il filo ed inserito l'ago. Saltiamo questa maglia, entriamo sotto questa asola entrando dal dietro e entriamo al centro dell'asola dell'ultima maglia bassa appena lavorata. In questo modo. Adesso devo nascondere i fili di eccedenza sul retro del lavoro. Ho terminato la sesta mattonella. Prima di unirle alternando i colori, contiamo le maglie disponibili su ogni lato. La maglia alta è in comune per entrambi i lati e la dobbiamo tenere in considerazione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
e 16 con l'altra maglia alta. 16 per 6 fa 96. Se vi ricordate, io ho lasciato in sospeso la corona dopo aver fatto un giro ulteriore, dopo aver raggiunto l'ampiezza desiderata, perché avevo 95 maglie, ma me ne serviva una in più. Quindi avremo lo stesso numero di maglie della corona. Adesso vi faccio vedere come unirle. Prima di unire le mattonelle, accertiamoci che siano messe tutte nella stessa posizione. Cosa intendo? C'è un lato di inizio e fine lavoro che si nota, c'è l'asola con cui abbiamo chiuso il lavoro e il punto sotto. Questa parte dobbiamo metterla sul lato destro davanti a noi, sulla destra. Lo stesso per quell'altra. Si vede qui l'asola e il punto sotto. Le mettiamo una sopra l'altra in questo modo. Davanti a noi abbiamo il retro e anche qui c'è il retro del lavoro, della mattonella. Iniziamo sempre a unire le mattonelle avendo davanti la mattonella ecru. Prendiamo il filo di lavorazione principale del cappello, che appunto è il colore cru, e l'uncinetto numero 3,5. Il 3 l'abbiamo utilizzato solo per fare le mattonelle. Dobbiamo prendere le costine esterne sia di una mattonella che dell'altra. Cominciamo dalla costina esterna della maglia alta. Andiamola a cercare bene. È questa. Sul davanti la vediamo subito che viene meglio. È questa qua. Le costine esterne alla mattonella. Agganciamo il filo e lo portiamo fuori e facciamo una catenella. Adesso prendiamo la costina esterna, andiamocela a cercare per evitare di prendere anche l'altra e la corrispondente di fronte. Facciamo una maglia bassissima. Questo ora è tutto un ripetersi fino alla fine dell'angolo. Quindi la costina esterna e la corrispondente. Un attimo perché quella colore cru l'ho presa male. Questo succede perché comunque sto lavorando purtroppo con due fili. La devo andare a cercare. Quella di fronte la vediamo subito invece. Qualcuna ancora. Ecco, forse così riesco a farvela vedere meglio. Maglia bassissima.
costina esterna, la corrispondente di fronte, maglia bassissima. Continuiamo in questo modo fino ad arrivare all'angolo dove prenderemo insieme le due costine esterne della maglia alta. Devo prendere le ultime due costine, quelle delle maglie alte, quindi questa e quella di fronte, che è questa. Maglia bassissima. Le ho unite in questo modo. Se guardiamo attentamente, abbiamo iniziato, questo è il filo d'inizio, quindi abbiamo iniziato da questo lato, il lato destro, e qui abbiamo il cappietto che l'ho tirato un po' fuori. Perché faccio vedere questo? Perché la prossima mattonella che dobbiamo unire sarà quella turchese. Cerco, ecco qui, sempre il lato dove ho chiuso il lavoro del perimetro di contorno, lo metto sul lato destro. Vi faccio vedere una cosa. La devo capovolgere e poggiare su quella cru. Ma ho detto prima che l'inizio dell'unione deve essere sempre avendo davanti la mattonella cru. Quindi in questo caso io dovrò voltare in maniera da avere appunto la mattonella cru. Vedete? In questo caso il filo d'inizio lavorazione si trova a sinistra, il cappietto, perché io ancora non ho tagliato il filo, sulla destra, quindi invertiti. Ma questo non significa niente. Adesso che io inizierò a unire nello stesso modo le mattonelle, avrò il filo d'inizio lavorazione da questo lato e il cappietto, questo, l'asola, dall'altro lato. Adesso io taglio il filo, nascondo l'eccedenza in mezzo ai punti e poi inizierò a unire altri due lati, sempre iniziando dalla costina esterna della maglia alta, sia di qua che di qua, per poi finire dall'altro lato sempre con la costina esterna della maglia alta, sia quella ecru che quella turchese. Vi ho già fatto vedere come si fa, quindi io proseguo e le unisco tutte. Mi ripeto, sempre dobbiamo iniziare avendo davanti la mattonella ecru. Nel caso in cui noi invece non ce l'abbiamo, dobbiamo poi voltare il lavoro. Ho unito tutte le mattonelle. Adesso devo fare l'ultima unione per chiudere la fascia a cerchio. Vi ricordo sempre di iniziare l'unione avendo davanti la mattonella ecru e non quella turchese. Ho unito la prima e l'ultima mattonella della fascia per formare un cerchio. Adesso dobbiamo fare
per completarla un giro di contorno a punto basso lungo tutta la circonferenza superiore e su quella inferiore. Ho scelto di avere sul davanti del cappello la mattonella color turchese, quindi sul retro avremo quella colore cru. Quindi per iniziare questo giro a maglia bassa dobbiamo partire dal centro della mattonella cru. Puntiamo l'uncinetto qui, prendiamo il filo, lo agganciamo e lo portiamo fuori. Una catenella ed iniziamo a lavorare a maglia bassa, punto dopo punto. Quindi una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti. Arriviamo all'angolo. Qui possiamo vedere che le due costine sono separate perché nell'unione delle mattonelle abbiamo lavorato prendendo solo la mezza costina esterna. Adesso le dobbiamo prendere insieme. E anche quella turchese. Continuo fino ad arrivare all'altro angolo. L'ultimo punto prima dell'angolo, prendiamo insieme le due mezze coste Adesso io continuo da sola e ci vediamo alla fine del giro per chiudere il lavoro. Ho completato il giro, ho già tagliato il filo ed inserito l'ago, dobbiamo chiudere il lavoro. Questo non è un punto intero, ma è mezzo punto. Sarà completato con la chiusura invisibile in questo modo. Entriamo da dietro sotto questa asola ed entriamo nel centro dell'asola dell'ultimo punto basso appena lavorato. Adesso devo nascondere l'eccedenza dei fili tra i punti sul retro del lavoro. Adesso dobbiamo fare il giro a punto basso da quest'altro lato. Ve lo faccio vedere soltanto perché tutte le mattonelle di questo lato sono quelle dove abbiamo fatto l'inizio e il fine giro
del perimetro di contorno della mattonella stessa. Quindi entriamo in un punto qualsiasi, portiamo il filo fuori, facciamo la catenella e il primo punto basso. Qui abbiamo l'asola di chiusura e la prima maglia bassa di questo perimetro. Li dobbiamo prendere insieme, quindi non entrando nell'asola, ma prendendo il punto basso e l'asola di sopra. In questo modo. E poi proseguiamo per tutto il giro nella stessa maniera di come abbiamo fatto per questo giro. Lo completo da sola, compresa anche la chiusura del giro, perché già l'ho fatta vedere da questa parte. Questa è la fascia completata. Vi ricordo che ho deciso di avere la mattonella colore cru sul retro del cappello. Ho messo un marcapunti per individuare il centro delle 16 maglie, anzi l'ho messo una maglia dopo perché io adesso dovrò unire la fascia alla corona e il punto di partenza sarà questa asola, quindi ho messo un marcapunti come punto di riferimento. Prendiamo la corona che era rimasta in sospeso, togliamo il marcapunti e riprendiamo l'uncinetto. Per unire la corona alla fascia io devo avere davanti a me la corona perché ho il filo sulla sinistra, quindi ruoto la fascia e devo prendere le costine esterne, quindi questa e poi questa, in questo modo. Entro in questa costina, poi entro e prendo la costina corrispondente esterna, ho il filo sotto, dovrei chiudere le 3 asole che mi trovo sull'uncinetto, ma non è tanto semplice. Allora io faccio in questo modo. Prima chiudo la prima, poi ruotando l'uncinetto chiudo la seconda e ruotando l'uncinetto chiudo la terza. Di nuovo entro prendendo la costina esterna della fascia, entro e prendo la costina esterna della corona, filo sull'uncinetto, esco una prima volta, ruoto l'uncinetto, esco una seconda volta, ruoto l'uncinetto, esco una terza volta. Piano piano.
filo sull'uncinetto, esco una volta, ruoto l'uncinetto, esco un'altra volta, ruoto l'uncinetto ed esco la terza volta. Ancora. Prendo, praticamente entro dentro l'asola, entro dentro l'asola della corona, filo sull'uncinetto, esco la prima volta, ruoto l'uncinetto, esco la seconda volta, ruoto l'uncinetto, esco la terza volta. Faccio un po' di punti, ma poi continuo da sola perché è un lavoro che prende tanto tempo. Entro nell'asola della fascia, entro nell'asola della corona, filo sull'uncinetto, esco una prima volta, ruoto per uscire una seconda volta e ruoto l'uncinetto per uscire una terza volta. Ancora. Esco una prima volta, ruoto ed esco una seconda volta, ruoto ed esco una terza volta. Prima di farvi vedere come viene questo tipo di chiusura, voglio fare qualche altro punto. Quindi entro al centro dell'asola della fascia, entro al centro dell'asola della corona, ho il filo, lo carico sull'uncinetto, esco una prima volta, ruoto ed esco una seconda volta, ruoto ancora ed esco una terza volta. Forse già si comincia a vedere qualcosa. Sì. Faccio 3 o 4 punti, ma poi ci vediamo quando avrò unito entrambe le parti. Non è molto semplice perché io sto guardando attraverso la telecamera. Esco una volta, ruoto ed esco una seconda volta, ruoto ed esco una terza volta. Questo è il risultato che si ottiene con questo tipo di unione. Proseguo fino a completarla tutta. Ho terminato di unire la corona alla fascia e questo è l'aspetto finale. Qui siamo sul retro del cappello. Ho messo un marcapunti come riferimento, una maglia prima del punto in cui inizierà la tesa, la cui lavorazione consiste in un giro nel quale distribuirò 16 aumenti e 2 giri senza aumenti. Iniziamo. Puntiamo l'uncinetto in questa maglia, agganciamo il filo e lo portiamo fuori, facciamo una catenella e rientrando dentro lo stesso punto di base facciamo una maglia bassa
e una seconda maglia bassa. Queste due maglie costituiscono il primo aumento della tesa. Togliamo il marcapunti e lo mettiamo nella prima delle due maglie. Adesso facciamo 5 maglie basse. Una, due, tre, 4 e 5. Un aumento, una e una, 2 e 5 maglie basse singole. Una, 2, 3, 4 e 5. Un aumento e 5 maglie basse singole andranno ripetute per tutto il giro. Dopo farò 2 giri senza aumenti. Ho terminato di lavorare il primo giro con aumenti e i 2 senza. La lavorazione di questa tesa prevede gli aumenti sfalsati. Vuol dire che quando le maglie basse previste tra un aumento e l'altro sono un numero dispari, il giro inizia con l'aumento. Quando invece le maglie basse previste tra un aumento e l'altro sono un numero pari, il giro inizia con la prima metà delle maglie e poi l'aumento. La seconda metà sarà lavorata alla fine del giro. Dopo il primo aumento, il numero delle maglie basse previste saranno lavorate nella loro totalità. Adesso iniziamo un giro con aumenti, così vi faccio vedere quello che ho appena detto. Se nel primo giro con aumenti le maglie basse tra un aumento e l'altro erano 5 e quindi dispari, infatti abbiamo iniziato con l'aumento, in questo giro le maglie basse tra un aumento e l'altro saranno 6, quindi iniziamo facendo 3 maglie basse, una e mettiamo il marcapunti, due e 3. Le altre 3 le faremo alla fine del giro. L'aumento, 1, 1, 2 e 6 maglie basse singole. Una, 2, 3, 4, 5 e 6. Un aumento e 6 maglie basse singole saranno ripetute per tutto il giro, fino a quando dall'altro lato, dopo l'ultimo aumento, dovremo lavorare le ultime 3 maglie basse, che sommate alle 3 maglie basse iniziali mi danno le 6 maglie previste per questo giro. Lo completo e poi farò al solito 2 giri senza aumenti. Completati i 3 giri, iniziamo il prossimo direttamente con l'aumento.
perché le maglie basse previste per questo giro tra un aumento e l'altro sono 7, un numero dispari. Una, due, e mettiamo il marcapunti. Ora 7 maglie basse. Una, due, tre, 4, 5, 6 e 7. Un aumento e 7 maglie basse singole saranno ripetute per tutto il giro. Dopo i 2 giri senza aumenti. Faccio un piccolo riepilogo prima di proseguire. La lavorazione di questa tesa è iniziata con un giro con aumenti e 2 giri senza per 3 volte. Misura 4 centimetri. Questo giro cru non fa parte della tesa ma della fascia. Vi do 2 opportunità di scelta su come proseguire. Una è quella di fermarci a questa altezza e fare un cappello pescatore con 2 modi di chiudere la lavorazione della tesa. Se vogliamo il bordo più spesso e più teso, dobbiamo inserire, inglobandolo, il rigilene. Se invece vogliamo il classico cappello pescatore che si può piegare e mettere dentro una borsa, dobbiamo fare, come farò io adesso, un giro a maglia bassissima in costa retro come rifinitura di questa tesa. Però poi, dopo avervelo fatto vedere anche indossato sul manichino, questo giro appunto bassissimo io lo disfarò perché comunque ho deciso di fare una tesa grande. Però voglio farvi vedere tutte e due le opportunità e poi sta a voi scegliere quella che preferite. Ho già iniziato e quasi finito la lavorazione a maglia bassissima in costa retro e quindi anziché farla vedere dall'inizio farò vedere qualche punto quasi alla fine. Come vi ho già detto, questo è un lavoro provvisorio perché il progetto originale è quello con la tesa grande. Quindi entriamo nel centro dell'asola e prendiamo soltanto la costina esterna e facciamo la maglia bassissima in questo modo. Volendo si può fare anche la maglia bassissima prendendo il punto intero. Gli ultimi punti. Il penultimo
e l'ultimo. Io ho voluto richiamare facendo il punto bassissimo in costa retro la lavorazione a punto bassissimo che lascia vedere le costine quando ho unito la corona alla fascia, quindi è un richiamo anche nella parte finale di questa tesa che, ripeto, non sarà rigida, perché per avere una tesa rigida bisogna necessariamente mettere il rigilene, però i gusti sono sempre personali. Adesso passerò all'inquadratura dove indosserò il cappello, diciamo nella maniera provvisoria, al manichino. Ecco la versione modello pescatore. E ovviamente la tesa non è rigida perché non c'è il rigilene, però quindi rimane morbida. Io l'ho sistemata con le mani perché ho voluto fare questa registrazione, ma è ovvio che è una tesa in movimento. Adesso vi faccio vedere un'altra inquadratura che fa vedere l'alternanza delle mattonelle. Io comunque adesso devo disfare la chiusura di questo cappello, perché comunque il progetto mio originale è quello di fare un cappello a tesa grande. Però voi avete la scelta e quindi vi potete fermare prima oppure proseguire. Dopo avervi fatto vedere indossato dal mio manichino il cappello, diciamo versione pescatore, adesso devo disfare questo giro a maglia bassissima e proseguire con la lavorazione della tesa per almeno altri 3 o 4 centimetri. Le maglie previste per questo giro tra un aumento e l'altro sono 8, è un numero pari, quindi dobbiamo prima lavorarne 4, una, e rimettiamo il marcapunti, due, 3 e 4, un aumento, una e una 2 e 8 maglie basse singole, una, 2 e 8. La sequenza di un aumento e 8 maglie basse singole sarà ripetuta per tutto il giro fino a quando dall'altro lato, dopo l'ultimo aumento, dovremo lavorare le ultime 4 maglie basse. Dopo, come al solito, seguiranno 2 giri senza aumenti. Ho completato questi ultimi 3 giri. Sicuramente ne farò altri 3 e precisamente un giro con aumenti che inizierà con un aumento e 9 maglie basse singole per tutto il giro e 2 senza aumenti. Poi deciderò se andare avanti ancora per altri 3 giri. Ho deciso di fermarmi perché con gli ultimi 3 giri che ho lavorato ne ho un totale di 15 e sono più che sufficienti per avere una tesa abbastanza ampia. Ho già tagliato il filo ed inserito l'ago. Adesso devo chiudere il lavoro. Non ho lavorato
l'ultima maglia del giro e entrando da dietro sotto l'asola del punto che ha ancora il marcapunti, e che adesso tolgo, creo una finta asola passando sopra il punto non lavorato. In pratica non faccio il punto bassissimo e entro al centro dell'asola dell'ultima maglia bassa appena lavorata. In questo modo. Questi due punti, l'asola, la finta asola e la maglia alta sottostante, verranno presi insieme quando dovrò inglobare il rigilene. Adesso devo nascondere l'eccedenza del filo in mezzo ai punti sul retro del lavoro e la tesa è finita. Ho inglobato il rigilene, troverete nell'info box il tutorial di riferimento. L'unica cosa che vorrei fare, ma ancora non lo so, però ve la dico, è quella di fare un ulteriore giro a maglia bassissima in costa retro che richiami il motivo che si è creato quando ho unito la corona alla fascia. Quindi adesso provo, se mi piace lo vedrete nell'ultimo video finale. Alla fine ho deciso di fare il bordino lavorato a maglia bassissima in costa retro. Nel manichino si nota un po' di meno e per questo ve lo faccio vedere su una superficie piana. Ecco il cappello finito. Nel video tutorial ho fatto vedere due possibilità di realizzazione, una come cappello pescatore e l'altra questa che state vedendo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito fino a qui e ricordo, per chi non l'avesse già fatto, di iscriversi al mio canale, di mettere un like, pollice in su se il video vi è piaciuto e di attivare la campanella per ricevere la notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Un saluto e al prossimo video tutorial.